Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e su questo canale aiuto studenti stranieri come te a migliorare il proprio italiano con contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Questo sarà un video un po' diverso dagli altri che ho portato su questo canale. Voglio rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sulla pagina Instagram. Come sempre ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche uno dei prossimi contenuti che pubblicherò. Iniziamo dalla prima domanda che mi avete fatto. Lo e gli, quando si usano? Allora, come possiamo vedere in questa grafica, lo e gli sono due articoli determinativi maschili. Lo si usa con sostantivi singolari e gli si usa con sostantivi plurali. Ma quando si usano questi articoli determinativi? Beh, quando un sostantivo comincia con S più consonante, come lo sbaglio. Al plurale diventa gli sbagli, lo squalo, gli squali, lo specchio, gli specchi, lo studente, gli studenti. Questi articoli si usano anche quando un sostantivo comincia con GN, PN o PS. Lo gnocco, gli gnocchi, lo pneumatico, gli pneumatici, lo psicologo, gli psicologi, ma anche quando un sostantivo comincia con X, Y o Z. Lo xilofono, gli xilofoni, lo yogurt, gli yogurt, lo zaino, gli zaini. Questi sono tutti i casi in cui si usano gli articoli determinativi lo e gli. E ora passiamo alla prossima domanda che mi avete fatto. Qui la persona che mi ha scritto ha portato anche un esempio specifico. Perché si dice, per esempio, signor Pieri, l'ho chiamata ieri sera e non l'ho chiamato? Io capisco il dubbio di questa studentessa per due ragioni. Con il verbo chiamare abbiamo l'ausiliare avere e abbiamo studiato che con l'ausiliare avere il participio non si accorda con il soggetto. Inoltre il soggetto è un uomo, il signor Pieri. Quindi perché dobbiamo dire l'ho chiamata? La regola è questa. In italiano, quando abbiamo un pronome diretto di terza persona, lo, la, li, le, l'apostrofo, o il pronome ne, prima di un verbo al passato prossimo, dobbiamo concordare il participio con l'oggetto. Per esempio, hai prenotato il tavolo al ristorante? Sì, l'ho prenotato. Perché diciamo prenotato? Perché il tavolo è un oggetto maschile singolare e abbiamo un pronome di terza persona prima del verbo al passato prossimo. Non ho la macchina perché l'ho portata dal meccanico. In questo caso diciamo portata perché abbiamo un pronome femminile, si riferisce all'oggetto macchina, che è singolare femminile. È da molto tempo che non vedo Marco e Francesco. L'ultima volta li ho visti al tuo matrimonio, 2 anni fa. Hai comprato le birre per la festa? Sì, certo, le ho comprate. Quanti biglietti hai preso per lo spettacolo? Ne ho presi 2, uno per me e uno per te. Quindi ricorda la regola. Quando abbiamo un pronome oggetto diretto di terza persona prima di un verbo al passato prossimo, dobbiamo concordare il participio passato del verbo con l'oggetto. E ora vediamo l'esempio specifico della studentessa che ha fatto questa domanda. Signor Pieri, l'ho chiamata ieri sera. Perché l'ho chiamata se il signor Pieri è un uomo? Beh, perché stiamo usando un registro formale, stiamo dando del lei
e voi sapete che in italiano usiamo il pronome femminile lei anche con gli uomini quando parliamo usando un registro formale. Quindi, signor Pieri, l'ho chiamata ieri sera. Prossima domanda, questa è molto interessante. La differenza tra me ne frego e me ne frega. Questa è una domanda molto curiosa perché è un verbo estremamente frequente tra gli italiani, ma non è così semplice da coniugare e causa molte difficoltà agli studenti. Stiamo parlando del verbo fregarsene, è un verbo pronominale che significa non essere interessato a qualcosa, disinteressarsi. Me ne frego! È un unico verbo, ma possiamo coniugarlo in due modi differenti. Abbiamo questa forma, per esempio, non me ne frega niente di lui, non me ne frega niente di lui. Questa struttura è formata dalla parola non, da un pronome indiretto, dalla particella ne e dal verbo frega, che è invariabile, non cambia. Quindi possiamo dire anche non te ne frega niente di lui, non gliene frega niente di lui o non ce ne frega niente di lui. Come puoi vedere da questi esempi, l'unica parte che cambia è il pronome indiretto. Ovviamente se sono io che mi disinteresso di qualcosa, dico non me ne frega niente di questa cosa. Se sto parlando di te, posso dire non te ne frega niente di questa cosa. Quindi l'unica componente della frase che cambia è il pronome indiretto. Ma abbiamo anche un'altra struttura. Me ne frego di lui, me ne frego di lui. In questo caso usiamo un pronome riflessivo più la particella ne più la coniugazione del verbo fregare. In questo caso possiamo coniugare il verbo fregare. Io me ne frego di lui, tu te ne freghi di lui o lei se ne frega di lui, noi ce ne freghiamo di lui. Come puoi vedere, qui cambia il pronome riflessivo, ma anche la coniugazione del verbo fregare. Puoi scegliere tra queste due strutture che ti ho mostrato, ma l'importante è non mischiarle, non confonderle. Prossima domanda. Quando si usa metterci, ci metto, e quando si usa volerci, ci vuole? Anche in questo caso stiamo parlando di verbi pronominali e forse questi sono due dei verbi pronominali più usati dagli italiani. Metterci è un verbo che ha sempre un soggetto. Io ci metto, tu ci metti, lui ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete, loro ci mettono. Abbiamo sempre un soggetto, coniughiamo il verbo mettere, ma dobbiamo ricordare di usare la particella pronominale ci. E cosa significa metterci? Beh, metterci può significare mettere qualcosa in qualcos'altro, dentro qualcos'altro. Come condisci l'insalata? Ci metto un po' di sale, olio e aceto balsamico. Se non studi, non migliorerai mai il tuo italiano. Devi metterci più impegno, cioè devi mettere più impegno nello studio dell'italiano. Metterci. Ma il verbo metterci è anche molto usato per parlare di tempo. Significa impiegare una certa quantità di tempo per fare qualcosa. Quanto ci metti per andare in ufficio? Ci metto 10 minuti a piedi. Il verbo volerci è un verbo impersonale, non ha mai un soggetto e quindi esistono solo due forme, alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Dipende dall'oggetto. Ci vuole o ci vogliono.
Il significato di questo verbo è essere necessario, quindi non si usa solamente per parlare di tempo, ma anche in tantissimi altri ambiti. In questo caso parliamo di tempo. Per andare da Roma a Milano ci vogliono circa 7 ore. Qui non abbiamo un soggetto, sto parlando in generale. In generale ci vogliono 7 ore. Ci vuole pazienza con i bambini. Anche qui non c'è un soggetto. Io dico che in generale è necessaria pazienza con i bambini. Ci vuole pazienza. In questo caso pazienza è un sostantivo singolare, quindi ci vuole. Passiamo alla prossima domanda, molto curiosa. Qui non è una domanda specifica sulla grammatica, ma una domanda sull'uso della lingua. Usate il congiuntivo nella vita reale? Ha senso studiarlo? Allora, se devo dare una sola risposta unica e definitiva, la mia risposta è sì. Ma possiamo anche rispondere dipende. Cioè, se tu hai un livello tra la 2 e il B1, quindi sei ancora sostanzialmente un principiante, magari confondi ancora il passato prossimo e l'imperfetto, non riesci a descrivere correttamente come è andata la tua giornata, non riesci a parlare di cose più semplici come quello che hai fatto, quello che hai mangiato, cosa ti piace, allora il congiuntivo non deve essere la tua priorità. Sicuramente il congiuntivo è necessario quando si raggiunge un livello intermedio, bisogna davvero cercare di impararlo per provare a fare il passo successivo e arrivare magari a un livello avanzato. Non è possibile parlare di temi complessi, non è possibile esprimersi in maniera naturale e complessa in italiano senza usare il congiuntivo. Quindi è un modo verbale assolutamente necessario, secondo me, però non deve diventare un'ossessione già al livello A2, B1. Si incontra il congiuntivo sui libri di testo già a partire dal livello B1, quindi è giusto studiarlo, ma io credo che non debba essere un'ossessione a questi livelli. Sicuramente però rinunciare allo studio del congiuntivo significa rinunciare a diventare un bravo parlante di italiano, questo va detto. Ma ora voglio dimostrarti che il congiuntivo non è solamente un modo verbale usato dalle persone colte, dalla letteratura, dagli intellettuali. Si usa anche per esprimere concetti molto semplici. Guardiamo queste frasi. Penso che l'italiano sia una lingua bellissima. Penso che tu abbia fatto un errore. Vorrei che domani ci fosse bel tempo. È importante che tu faccia i compiti di italiano. Nonostante fossi stanco, sono uscito lo stesso. Come puoi vedere, queste sono frasi di uso quotidiano, non stiamo certo parlando di massimi sistemi. Quindi sì, il congiuntivo è necessario per esprimersi correttamente in italiano, prima ancora che per parlare di cose complesse. Ne approfitto per ricordarti che puoi scaricare gratuitamente la mia guida gratuita sul congiuntivo cliccando il link nella descrizione di questo video. Prossima domanda. Cosa vuol dire boh? Lo dite sempre? Hai ragione, lo diciamo sempre. Allora, boh può essere usato essenzialmente in due contesti. Si usa per esprimere incertezza. Cosa fai stasera? Boh, non ho ancora dei piani. In questo caso significa non lo so, ma boh può essere usato anche per esprimere incredulità, di solito con una connotazione un po' negativa, quando siamo sorpresi negativamente da qualcosa. Per esempio, boh, io non ho parole. Una cosa importante da ricordare è che questa parola si usa solo in contesti informali, in contesti colloquiali.
Questo studente chiede: qual è la differenza tra infine, alla fine e finalmente? Domanda super interessante. Allora, alla fine ha tanti usi. Si riferisce a un momento finale. L'oggetto può essere specificato o no. Ho pianto alla fine del film. L'ultima scena era molto emozionante. Alla fine del video, non dimenticarti di mettere un mi piace e di iscriverti al canale. Com'è andato l'esame? Non l'ho superato. Alla fine mi hanno fatto una domanda difficilissima. Come puoi vedere, in questo ultimo esempio non ho menzionato l'oggetto, che è l'esame, alla fine dell'esame, perché era chiaro dal contesto. Quindi l'oggetto può essere anche implicito. Possiamo usare alla fine anche quando incontriamo qualcuno che non vediamo da tempo per chiedere aggiornamenti. Alla fine hai cambiato lavoro o sei ancora al solito posto? Inoltre lo usiamo per introdurre la fine di un discorso. Mi ero lavato, vestito e preparato per uscire, ma alla fine ho deciso di ordinare una pizza e rimanere a casa. Infine ha lo stesso significato di alla fine, quindi si usa sempre per introdurre la fine, la conclusione, ma si usa in contesti un po' più formali. Per esempio, in una ricetta scritta, aggiungere lo zucchero e la farina e mescolare il composto. Infine, mettere il dolce in forno a 180 gradi per 50 minuti. Quindi l'ultima fase, l'ultimo passo della ricetta è mettere il dolce in forno. Uso infine per introdurre la conclusione. Ho lavorato prima come lavapiatti, poi come cameriere e cuoco e infine ho aperto il mio ristorante. Finalmente, invece, è un avverbio diverso, esprime sollievo, soddisfazione per un evento che è stato atteso per lungo tempo. Dopo un periodo intenso di lavoro, finalmente sono arrivate le ferie. Quanto tempo che non ci vediamo! Finalmente! Come puoi vedere, esprimo una certa soddisfazione. Anche la prossima domanda è molto comune tra gli studenti di italiano. Perché si dice ce l'ho? Cosa significa quel c'è? La risposta è molto semplice. Non significa niente. Non ha una funzione grammaticale, ma è obbligatorio usarlo. Hai la macchina per stasera? Non ce l'ho, è dal meccanico. Dovremo chiamare un taxi. Chi ha preso il mio cellulare? Ce l'ha Francesca. Doveva fare una telefonata urgente. In queste due frasi non possiamo dire non l'ho o la Francesca. No, dobbiamo usare sempre c'è, ma il motivo è fonetico, è un motivo di musicalità, di fonetica. Questo c'è non ha una funzione grammaticale, ma bisogna usarlo. Ultima domanda. Quando si usa pure? Allora, pure ha essenzialmente due significati. È un sinonimo di anche, quindi possiamo dire parlo l'inglese, l'italiano e pure il portoghese. Ma pure si può usare anche dopo un verbo all'imperativo per trasformare un ordine in una richiesta più gentile. Per esempio, entra pure, mangia pure, prendi pure, se hai bisogno chiamami pure. È un modo per mettere a proprio agio la persona con cui parliamo, per trasformare quello che potrebbe sembrare un ordine in una richiesta gentile, un modo per mettere a proprio agio l'interlocutore. E queste erano le domande più interessanti che ho ricevuto ultimamente su Instagram. Puoi farmene altre scrivendo un commento sotto questo video e io risponderò certamente nei commenti o magari facendo un prossimo video in futuro. Ti invito nuovamente a iscriverti al canale per non perderti neanche uno dei prossimi contenuti e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. Alla prossima!